Ciao, siamo Paolo e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Stanotte abbiamo dormito in questo posticino super tranquillo che abbiamo trovato proprio in extremis all'ultimo minuto ieri sera, quando ormai era buio, e la strada che abbiamo fatto era pazzesca per arrivare. Infatti, avevamo gli alberi ai lati e al centro della strada c'era l'erba altissima, però siamo riusciti ad arrivare abbastanza bene, senza problemi, e abbiamo dormito da Dio. Adesso ci stiamo preparando per ripartire. Max ha acceso il motore già da un po' perché fuori c'è freddo, quindi bisogna scaldarlo bene. Avevamo il vetro super appannato e quindi abbiamo dovuto pulirlo a mano. Inizia a fare freddo, non c'è ancora freddissimo, però le temperature iniziano a cambiare, 4-5 gradi? Sì. Più o meno Sì, siamo, sì. Vabbè, insomma, adesso iniziamo a sentirci al nord. Visto che oggi abbiamo tempo da perdere, siccome è una giornata sia di spostamento e Che sia di pioggia. che nel senso non è che si possa far molto, abbiamo deciso di perdere un po' di tempo facendo una deviazione bizzarra. Come ho detto più volte, qui siamo vicinissimi al confine con la Russia. Esatto, al confine con la Russia, e c'è una strada adesso che passerà nei boschi, nella foresta, e che dovrebbe portare verso il confine russo. Vogliamo provare a prenderla per vedere fin dove possiamo arrivare. Siamo a 1,5 chilometri dal confine con la Russia e non abbiamo ancora visto neanche un cartello, né che indica che siamo verso il confine, né di divieto, assolutamente niente. Siamo arrivati alla frontiera con la Russia, siamo a qualche centinaio di metri dalla Russia, perché appunto questo è il confine, e adesso ci fermiamo che qua c'è un caffè. Questo qua era un'antica dogana che è stata attiva fino ai tempi della seconda guerra mondiale. Qua c'è anche un museo che però credo sia aperto solo d'estate, quindi andiamo a vedere se c'è qualcosa di interessante da leggere all'interno del caffè, altrimenti ci accontenteremo di essere arrivati fin qui. Abbiamo un po' chiacchierato con la proprietaria del caffè Ucraina. E non solo chiacchierato, ci siamo presi 2 ottime fette di torta ai mirtilli e un caffè e un tè. Però abbiamo chiacchierato in una forma anomala perché la signora non sa una parola di inglese praticamente, e quindi abbiamo usato Google Translator per comunicare in finlandese e italiano. Qua siamo proprio sul confine. Che La linea di confine a 1,5 chilometri, c'è una terra di nessuno, a 1,5 chilometri dall'altra parte c'è la Russia. E niente, praticamente ci ha detto che il confine, cioè il posto diciamo di accesso qua l'hanno chiuso nel momento quando è iniziata la guerra, poco dopo, perché c'è stato, la Russia ha mandato indietro dei rifugiati da questa zona e l'ha chiusa. E non è mai stato il confine ufficiale questo, una dogana, non c'è mai stato un posto di dogana ufficiale, comunque si passava. Quello ufficiale era Cumo, loro probabilmente campavano del via vai che c'era qua, e adesso da quando è scoppiata la guerra, insomma, si barcamenano arriva con qualche persona un po' come noi, qualche curioso. Stamattina piove, ma lo sapevamo già, purtroppo per i prossimi 2 o 3 giorni sarà così, e quindi ne approfittiamo e ci portiamo avanti con i nostri lavori. Siamo entrambi davanti al PC e stiamo lavorando. Abbiamo iniziato il sentiero
che si chiama Julmaolki. Gira intorno a un lago e a metà del percorso saremo sopra delle gole che dovrebbero essere molto belle, vedremo. Spettacolo, mirtilli ovunque. Siamo arrivati a Kuusamo, che è una cittadina decisamente più grande di quelle dove siamo stati negli ultimi giorni. E siamo venuti qui per uno scopo ben preciso, e cioè vogliamo tornare a vedere una mostra fotografica che abbiamo visto tanti anni fa di un fotografo naturalista che si chiamava Hannu Hautala. Siamo già arrivati al museo del centro informazioni, dove c'è la mostra permanente di Hannu Hautala, che è appunto questo fotografo finlandese molto famoso di cui vi ho già parlato ieri. Ci danno il benvenuto in tutte le lingue, va detto anche in italiano. Allora, siamo entrati al museo e Jari ci ha spiegato un sacco di cose, di informazioni sia dei parchi nazionali qua intorno, ci ha suggerito dei sentieri da fare e sia anche aneddoti che ci ha raccontato di storie del passato, perché lui ha lavorato tanto con il fotografo del quale andiamo a vedere adesso la mostra, quindi ha detto che ha dei ricordi fantastici di quegli anni e quindi è stato molto carino e ci ha spiegato un sacco di cose. Quindi ringraziamo Jari e andiamo a vedere la mostra. Grazie. Allora, spiega un po' come funziona questa visualizzazione. Per attivare la visione delle foto sulla TV bisogna sedersi, se no non parte. E poi per cambiare la fotografia bisogna andare indietro così, tac, e si cambia la fotografia. Insomma, bisogna dondolarsi. Devi dondolarti. Poi vai, tac, e vado a vedere la successiva foto. Tra l'altro belle foto. Dato che in questi giorni non abbiamo avuto particolarmente freddo, nel senso che il minimo che abbiamo toccato sono 3 gradi, abbiamo chiesto a Jari se sono temperature normali qui o no, però lui ci ha confermato che effettivamente anche qua stanno sentendo del cambiamento climatico, perché dovrebbero esserci alcuni gradi in meno di sicuro, e ci ha detto che normalmente d'inverno loro stanno mediamente intorno ai meno 15, meno 16, ma come punta storica di temperatura bassa ha detto che nel 1989 sono arrivati a meno 49 gradi. Una follia solo a pensarci. Siamo andati al supermercato a fare la spesa, abbiamo parcheggiato il camper nel parcheggio del supermercato. Ora siamo tornati con la spesa da mettere via e abbiamo trovato un fratellino del nostro Dexter a fianco. È un Dexter della Karman. È uguale al nostro. Ciao. È il Karman uguale. No, ma dai, ma ciao. Guardali. 2 gemellini sono.
Siamo arrivati in cima a questa montagna spaventosa della Finlandia. Una fatica enorme, un'altezza incredibile, ben 433 metri sul livello del mare, praticamente over the top in Finlandia. È come essere sull'Everest. Stavamo andando via e non so se si vedono, ma qua davanti a noi abbiamo delle renne. Siamo arrivati all'inizio del sentiero che si chiama Pieni Karunkierros. Dato che oggi è un po' tardi, non riusciamo a farlo tutto, anche perché tra un'ora e mezza viene buio, e quindi facciamo 2 passi intanto per farci un'idea di com'è, e domani dovremo partire per fare il sentiero completo. Abbiamo fatto circa 1,5 chilometri di sentiero e siamo arrivati al base camp. E normalmente qua è aperto d'estate, invece adesso che è chiuso abbiamo incontrato un signore che credo sia il gestore e gli abbiamo chiesto se possiamo venire qua con il camper e dormire qui, e lui ha detto di venire tranquillamente, tanto adesso è chiuso, quindi non c'è nessuno e possiamo stare senza problemi. Ora andiamo giù lungo le passerelle che ci sono in legno perché si arriva alla base del lago. Siamo arrivati in questo posto bellissimo, siamo proprio davanti al lago e ci siamo messi qui perché speriamo che vadano via quelle poche nuvole che ci sono ancora in cielo, perché abbiamo guardato l'app dell'aurora e stasera e domani sera dovrebbero essere due buone serate per poterla vedere. Questo è sicuramente il posto più bello dove abbiamo dormito finora, eh? Sicuro. Sì, sicuro, bello. Così in riva al lago.